Salve a tutti! Eccoci qui all'inizio di un nuovo progetto che riguarderà la costruzione di una stazione d'aria calda per saldature SMT. Ho deciso di costruire una stazione d'aria calda per due motivi principalmente. Uno, perché è uno strumento molto utile che ancora non possiedo. Infatti ho solo il saldatore, ma senza di quello non posso effettuare saldature su componenti SMD. E due, perché ho valutato l'opzione di comprarne uno, ma i prezzi sono poco accessibili in quanto si parte da 50 euro fino ad arrivare a centinaia di euro per quelli un po' più professionali. Mi sono fatto un paio di conti e alla fine quello che conviene di più è comprare l'unica parte che non si può costruire ed è in pratica l'unica parte essenziale della stazione, che sarebbe la pistola d'aria calda, che è questa qui, pagata intorno ai 16 euro, e poi andare a costruire tutta l'elettronica attorno che ho riportato in questi macro blocchi che adesso andrò a descrivere. Partiamo dall'analisi del suo unico elemento, ovvero la pistola. Come è formata all'interno la pistola? Ci sta un filamento resistivo che si riscalda al passaggio di corrente, una ventola che soffia l'aria lungo il filamento incandescente, un sensore RID che in pratica quando la pistola viene riposta al suo posto nella postazione va a disattivare l'alimentazione al filamento e è una termocoppia che va a rilevare la temperatura presente all'interno della pistola. Quindi in pratica nella pistola si può sia regolare la temperatura e sia regolare la velocità dell'aria. Quindi, tenendo conto di come è formata e di come deve essere controllata, andiamo a vedere di come bisogna andare a progettare la scheda elettronica e il controllo per far sì che la pistola funzioni in modo correttamente. Sul foglio ho riportato lo schema blocchi del progetto e possiamo dire che il cuore sarà la scheda. Intorno alla scheda si andranno poi a relazionare tutti gli altri blocchi. Quindi, partendo dalla scheda, andiamo ad analizzare quali sono gli input e quali sono gli output. Primo input importante è il fatto che la scheda viene alimentata direttamente dalla rete. Quindi noi in ingresso abbiamo direttamente la 230 volt non isolata. Infatti anche da schemi elettrici che ho trovato in rete sembrerebbe che tutte le stazioni saldanti abbiano questo tipo di collegamento, quindi non siamo isolati dalla rete. Dopodiché, che cos'è che la scheda deve dare in output? Deve dare in output cosa? La corrente che va sul filamento che diventa incandescente, la corrente che fa girare la ventola e vabbè, in questo caso solamente questi due perché il sensore e il read sono degli output. Quindi, ragionando su questi due particolari appena detti, abbiamo che per poter controllare che potenza deve arrivare al filamento e a che velocità deve girare la ventola, il metodo migliore è far sì che vengano controllate con delle PWM. Quindi, a secondo degli input che arrivano a questa scheda, che si traducono quindi in PWM generate dal micro, lui darà più o meno potenza al filamento incandescente e più o meno velocità alla ventola.
Queste PWM vengono controllate a loro volta da noi, ovvero tramite un'interfaccia manuale saremo noi a decidere che temperatura deve avere l'aria calda che esce e che velocità deve avere l'aria che esce, quindi se vogliamo un flusso d'aria più veloce o un flusso d'aria più lento. Quindi noi, decidendo questi valori arrivano al micro e poi sarà il micro che internamente genererà delle PWM che arriveranno alla scheda. Ma perché c'è bisogno di tutti questi passaggi, ovvero dall'interfaccia manuale passare al micro e poi dal micro alla scheda? Perché non si può passare direttamente dall'interfaccia manuale alla scheda, ovvero banalmente mettere dei potenziometri sulla scheda che regolano la PWM senza passare dal micro? Perché c'è un elemento fondamentale, ovvero la presenza di un feedback. Infatti, il feedback che dà la pistola d'aria calda, ovvero la termocoppia presente al suo interno, deve essere tenuto sotto controllo dal micro, perché se questa temperatura cresce troppo o diventa, eh, cioè assume dei valori troppo elevati, la pistola fonderebbe. Pensiamo al caso di magari viene tappata la presa d'aria, quindi la pistola continua a riscaldarsi all'infinito, o viene tappato il foro di uscita in qualche modo. Quello che succede è che la pistola si autodistruggerebbe. Inoltre, senza tenere sotto controllo la temperatura, non sapremmo a che temperatura sta uscendo l'aria, quindi regoleremmo la velocità in qualche modo, ma ci sarebbe sconosciuto il suo valore e questo per delle saldature è essenziale sapere a che valore di temperatura stiamo saldando. Quindi questo è molto importante. Ecco perché c'è la presenza del micro, perché lui è in grado di regolare tramite il feedback il valore di temperatura e inoltre è in grado di intervenire nel caso in cui si superassero valori di temperatura troppo eccessive, perché interrompe la PWM del filamento a incandescenza e quindi la pistola non genera più calore e quindi non si autodistrugge. Quindi, cos'è che vedremo nei prossimi video? Vedremo la costruzione della scheda elettronica, la costruzione dello schedino del micro, quindi l'interfaccia con la scheda elettronica e la sua programmazione, l'interfaccia manuale con il micro e l'adattamento della pistola d'aria calda sulla scheda elettronica. Infatti, il suo connettore è un connettore a 8 pin che dovrà essere adattato sulla scheda in quanto o si compra il connettore, la sua controparte, quindi la femmina, oppure, visto che non ce l'ho, bisognerà andarlo ad adattare direttamente sulla scheda elettronica. Molto bene, per questo video è tutto. Alla prossima!